mio viaggio per l'Italia coi miei 30 giudici oggi ci porta a raggiungere uno dei laghi più conosciuti del nord Italia. Il lago d'Iseo. Un vero e proprio gioiello tra le province di Bergamo e Brescia. Il pesce lacustre più fresco e gustoso si trova qui. Sulle rive di questo lago si incontrano numerosi ristoranti che conquistano clienti da tutto il mondo con i loro piatti di pesce d'acqua dolce. Ma non tutti hanno deciso di seguire la tradizione. Qualcuno sta cercando di proporre menù più moderni e al passo con le nuove tendenze. Questa è la missione di oggi: mettere a confronto due ristoranti in due paesi vicini, Clusane e Paratico. Due ristoranti che hanno scelto due strade differenti, quelli di Mauro e Stefano. Il nostro bus è arrivato a Clusane, dove Stefano e Mauro ci stanno aspettando. Prevedo una sfida senza esclusione di colpi. Oh, eccolo qua, il Moulinaire, trattoria dal 1964, ma vedo che l'avete un po' risistemata, eh? È stata sistemata 6 mesi fa, un anno fa più o meno. Beh, allora sarai fiero di quello che stai per mostrarci. Giustamente. Sono ansioso, andiamo. Prego. Ragazzi, inizia il nostro primo pranzo al lago d'Iseo, andiamo! In cucina tutto è pronto. Qualche minuto, partiamo. Ora non rimane che dare il via alla sfida. Cari giudici, siamo al Moulinaire, inizia il primo pranzo. Vi ricordo che ogni tavolo potrà dare un voto da 0 a 10. Vi rammento che 0 e 10 sono una scala enorme e quindi usare questi numeri nella maniera giusta è il vostro compito. Un'ultima cosa, buon appetito. Le mie aspettative sono altissime perché qui, sul lago d'Iseo, è uno dei posti migliori dove mangiare il pesce di lago. La selezione dei migliori piatti preparati appositamente da Mauro per i giudici di C'è posto per 30 prevede 3 antipasti. Tartare di trota affumicata con melagrana, arancia e spuma di rafano. Insalata fredda di gamberi d'acqua dolce con crostini di pane e burro di gamberi. E sardine essiccate del Sebino con polenta, seguiti da 3 secondi. La tinca, ossia un tipico pesce d'acqua dolce preparato al forno con polenta macinata a pietra. Il filetto di coregone, servito con sfoglia di patate. E bocconcini di anguilla al forno. I dolci. La torta del Moulinaire, ossia una crostata classica ripiena di marmellata di ciliegia e mele. E la meringhetta fatta in casa, servita con gelato al lime e zenzero. La tartara ha sorpreso Max e i suoi ospiti. Ma in sala c'è un tavolo che non si lascia stupire facilmente. Quello dei competenti, frequentatori assidui di ristoranti stellati. La sardina di lago è molto buona, è verace, tutto, ma è molto salato. Questo io lo servirei come un assaggino, non si può mangiare un piatto intero così. No, è troppo salata. Anche il mio piatto non è che sia particolarmente invitante. Qui purtroppo è sbagliato perché ci sono le olive che uccidono tutta la dolcezza e la delicatezza di un gambero d'acqua dolce. Cosa c'entra il Mediterraneo col gambero di fiume? C'è un po' di confusione, mancano idee chiare. Quindi c'è da lavorare su questo in questo ristorante. In mezzo c'è un semifreddo duro. Perché questo dovrebbe essere consumato prettamente al cucchiaio. Io, da maestro di Galateo, ovviamente non utilizzo il coltello, anche se servirebbe. Però faccio fatica, signori miei. Ahimè, in questo caso è necessario il coltello e la forchetta. E non si fa. Cari giudici, siamo arrivati alla fine del nostro primo pranzo qui sulle sponde del lago d'Iseo, qui al Moulinaire. Io non so com'è andato questo pranzo, ma so che adesso inizierete a fare il vostro lavoro. Ogni tavolo ha un voto, i voti vanno da 0 a 10 e abbiamo imparato in queste puntate quanto è importante dare magari un voto di più oppure darne uno inferiore. Buon lavoro! Ci sono stati tanti errori. Ed è un C'era peccato. poco equilibrio tra tutte le lavorazioni. Qui siamo nel territorio, fai cucina tradizionale, falla bene questa cucina tradizionale. Gravemente insufficiente. Gravemente insufficiente. È gravemente insufficiente. Il dado è tratto. I giudici di C'è posto per 30 fanno il loro ingresso nel ristorante di Stefano, il Nodo. Siamo arrivati al nostro secondo pranzo, state pronti, state concentrati. Buon appetito. Grazie, Un piccolo entrée di benvenuto. Ci sono 2 cialde croccanti di riso
una tradizionale e un riso zafferano, serviti su una crema di ricotta candita che è sotto nascosta e una polvere di paprika affumicata. Divertente, simpatico, però poi quando lo vai ad assaporare, in fin dei conti... Non ti fa venire l'acquolina in bocca. Esatto. E quando lo mangi, Peggio. La selezione del menù della contaminazione che Stefano ha fatto apposta per i nostri 30 giudici prevede 3 antipasti. Fassona al coltello con zenzero, avocado e uovo di quaglia. Capesante con clorofilla di prezzemolo, lumpfish, nduja e rucola selvatica. Sarde, cannellini e burro di caffè. Come secondi lo chef del nodo ha preparato storioni in olio cottura con melissa, romesco e salicornia. Picagna con salsa piquillo e insalatina di rucola e grana. E filetto di canguro con daikon, avocado e mirtilli. Per finire i dolci. Tartelletta tropicale al passion fruit e mousse al cioccolato con fragole, zenzero e tè Lapsang Souchong. Cioè, normalmente io quando mi trovo in un ristorante davanti a un menù di questo tipo sono sempre reticente. o è geniale, O è uno oppure scarso. è un rischio. Signori miei, vedremo. Le aspettative in sala sono altissime. La mia sarda essiccata in forno non è male. È buono questi fagioli cannellini in umido. Quello che non capisco è il burro al caffè che non serve a niente. Io personalmente trovo che mentre la capasanta è buona, ci sono troppi gusti che si scontrano, che non hanno attenzione a un equilibrio, guardano molto ad un'estetica, ad un'impressione. Sì. Questa picagna è dura, nonostante la bassa cottura, nonostante i 2000 ingredienti, le salse, tutto quello che c'è nel piatto, è dura comunque. Dolce squisito. Votiamo e tra un attimo scopriremo qual è il migliore tra il Moulinaire e il Nodo. Buona votazione e buon lavoro. Questo è un locale molto bello, ma sulla cucina proprio non ci siamo. Voto 3. Siamo arrivati al momento della verità. I nostri giudici hanno già votato e adesso ci metteranno la faccia. Questo è sempre il tavolo più temuto, quello dei competenti. Allora, al Moulinaire abbiamo dato 4, perché ci sono alcuni errori tecnici e anche di concetto. Per esempio, nei secondi c'era un errore di pezzatura dei pesci, quindi la panatura, per esempio, della tinca risultava sbilanciata rispetto al filetto. Giustamente voi dite la tinca, problema di pezzatura, ma quando il pescatore esce tutti i giorni con le reti di pesca non esce col centimetro ma esce con una rete. Quindi nel nostro lago possiamo trovare i pesci che ci dà il nostro lago. Però ci voleva una tinca molto più grossa per reggere quella panatura. Non hanno capito un cazzo della mia cucina. Darei 4 a loro. Al nodo abbiamo dato 3. Posto molto bello, però purtroppo la cucina, secondo noi, era idee molto confuse. Un barocchismo che se non si ha una sensibilità di un grande chef, il risultato poi vacilla. Ora vi dico la verità, mi sarei aspettato molto di più. Probabilmente non siamo stati capiti e ci rifaremo. Ci siamo. Siamo 39 a 42. Questa puntata dice posto per 30. La vince Mauro. Mauro ha vinto la sfida del Lago di Iseo. I voti di tutti i tavoli lo hanno portato a un totale di 39 punti, che insieme ai 16 punti del tavolo di Max lo hanno fatto volare a 55 punti. Stefano invece ha ottenuto dalla somma dei voti di tutti i tavoli 42 punti, che uniti ai 12 del tavolo di Max lo fanno terminare a 54.